Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sayubi Crochet ed oggi vediamo insieme come realizzare questo maglioncino smanicato. Ho realizzato questo progetto con l'aiuto della lana soffice di Casa Tre Sfere nella variante Bordeaux. Ho utilizzato un uncinetto numero 5 e mezzo e mi sono serviti ago da lana, marcapunti e forbici. Mi piace moltissimo la texture del punto in verticale e oggi andremo a vedere come applicare la guida della costruzione verticale con scollo a V. Quindi vi invito ad andarla a riprendere e noi ci vediamo tra pochissimo con il tutorial. Dobbiamo iniziare a strutturare il nostro progetto in orizzontale, anche se andremo a riprendere le misure verticali. Vi ricordate la guida uscita pochissimi giorni fa? Quindi dobbiamo prendere intanto l'altezza massima che noi vogliamo del nostro progetto e raddoppiarla. Nel mio caso io ho stabilito 120 cm, quindi avrò 60 sul davanti e 60 sul retro. Ovviamente ora lavoro su campione. Devo realizzare quindi una catenella iniziale che sia lunga tanto quanto il doppio dell'altezza che voglio realizzare del mio capo, che sia multiplo di 2 più 1 e poi vado a realizzare un giro, una riga di ritorno a maglia bassa e poi 2 righe di maglia bassa in costa retro e questo è il giro di preparazione. Il punto che vedete in rilievo molto carino si struttura in questo modo, vi faccio vedere. Catenella, salto il primo punto, entro nel secondo con una maglia bassa. Filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho saltato, quindi torno indietro e realizzo un puff a 2 gettate, quindi 1 e 2. Ho 5 asoline, chiudo tutto insieme e realizzo una catenella. Replico, salto il primo punto disponibile e qui occhio a non confonderci con la maglia che abbiamo lavorato, la maglia bassa, quindi salto il primo punto disponibile, entro nel secondo con una maglia bassa, filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete che c'è il punto solitario, torno indietro con un puff a 2 gettate, quindi una e 2, 5 asole, chiudo tutto insieme, catenella. Salto 1, entro in quello successivo con una maglia bassa, filo sull'uncinetto, torno indietro, puff a 2 gettate. Continuo così per tutta la mia riga. Ho completato la prima riga, realizzo quindi la catenella finale, volto il lavoro. A questo punto realizzo la stessa identica riga, quindi salto il primo punto che ho davanti a me, entro nel secondo con una maglia bassa, filo sull'uncinetto, torno indietro e realizzo un puff a 2 gettate. Catenella, salto il primo punto disponibile e qui ragazze occhio perché dobbiamo andare a lavorare nella parte alta del progetto. Non mangiamoci i punti perché dobbiamo tornare a riavere gli stessi punti che abbiamo poi sotto. Quindi abbiamo la catenella con cui abbiamo chiuso il puff sottostante, quello è un punto. Andiamo nella maglia bassa, filo sull'uncinetto, torno indietro e vado a lavorare la catenella che ha chiuso il puff sottostante con un altro puff, 2 gettate e chiudo. Catenella, salto la chiusura del puff sottostante e vado nella maglia bassa. Con una maglia bassa, filo sull'uncinetto, torno indietro e vado a realizzare un altro puff. Chiudo tutto insieme, catenella. Vedete, è molto semplice. Qui abbiamo tutto il puff, appresso c'è la maglia bassa, quindi entriamo direttamente nella maglia bassa con una maglia bassa e torniamo poi indietro alla chiusura del puff sottostante con un altro puff a 2 gettate. 5 asole, chiudo tutto insieme, catenella. E continuo così fino alla fine della mia riga. Terminate queste 2 righe di puff,
Strutturo 3 righe di maglia bassa in costa retro, lavorando i punti così come si presentano. Quindi il motivo è costituito da 3 righe di maglie basse in costa retro e 2 righe di puff alternati come vi ho appena spiegato. Dobbiamo arrivare ad una prima altezza che costituisca la misura esatta del nostro quarto anteriore. Nel mio caso saranno 20 centimetri. Raggiunta la mia misura di quarto anteriore, misuro la lunghezza complessiva del progetto, nel mio caso sono 96 cm e divido questa misura per 3, quindi ho 3 segmenti da 32 che vado a marcarmi con marcapunti. Dall'estremo margine calcolo 32 marker, dall'altro estremo margine 32 ed ecco che ho il centro completo del mio progetto. Perché mi sono portata avanti per farvi capire cosa sto facendo, sto ricavando il mio scollo. Il progetto finale sarà in questo modo, quindi qui andremo a inserire la testa. Cosa faccio? Finisco quindi la mia riga di maglie basse in costa, la mia terza riga, e poi mi alzo e ne realizzo una quarta che mi porta fino al marker, sempre maglia bassa in costa. Da qui parte una serie di catenelle che si va a riagganciare, eccoci, al secondo marker e qui contiamo i punti che abbiamo sotto e li replichiamo sopra in catenelle, ci agganciamo, continuiamo con un'ulteriore riga di maglia bassa in costa. Le maglie basse in costa, le righe di maglia bassa in costa devono essere dispari in questo caso e quindi proseguo poi con la seconda riga. Quindi in questo caso avrò 5 righe complessive di maglia bassa in costa al centro delle quali avrò il mio scollo. Quindi continuo con la mia maglia bassa in costa, punto su punto. Quando arrivo alle catenelle ricalco naturalmente la catenella e procedo fino alla fine della riga con la maglia bassa in costa. Fatto questo mi alzo con una catenella, volto il lavoro e continuo invece col mio motivo, quindi riprendo i miei puff, 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 3 righe di maglia bassa in costa, quindi replico quello che ho fatto nella parte appena realizzata. Continuo quindi per altri 20 cm nel mio caso o per tanti centimetri quanti sono quelli che costituiscono la vostra larghezza di pannello. Fatto questo vediamo come procedere. Completata la realizzazione del mio secondo pannello che è quarto anteriore, spalla, quarto posteriore, chiudo, piego su se stesso il mio progetto in questo modo ed ecco qua il mio scollo. Questo è lo scollo, qui abbiamo i quarti anteriori in questo caso e abbiamo il filo attaccato nella parte inferiore. Pareggio la lavorazione, quindi la doppio di fatto, e dalla spalla vado a calcolare il mio scalfo. Nel mio caso sono 17 cm e appongo il marker da un lato e dall'altro. Non mi resta ora che cucire i miei due laterali fino al marker, quindi mi sistemo la lavorazione comoda, unisco i lembi con una maglia bassissima, realizzo una catenella, volto il lavoro e adesso cammino per la mia lavorazione fino a raggiungere il marker. In questo caso sono avvantaggiata perché vedete ho fermato la lavorazione proprio nelle maglie bassissime e quindi prendo le costine interne, quindi quella più lontana del mio primo pannello e quella più vicina del secondo. Unisco a maglia bassissima. Lavoro sempre morbida ragazze, quindi mi raccomando non tirate la lavorazione. Punto su punto, costina interna e vado a chiudere con la mia maglia bassissima. Arrivo fino al marker, taglio il filo e replico dalla parte opposta. Mi dirigo successivamente nella parte inferiore, vedete, del mio gilet e inizio con una serie di maglie basse a fare una rifinitura. Dove ho tutti i miei punti cicciottelli, realizzo 2 catenelle e mi aggancio al centro in questo modo, altre 2, mi aggancio al punto dopo il puff
e invece nei punti dove ho le maglie in costa realizzo delle maglie basse semplici. In questo modo vado a pareggiare la mia lavorazione, 2, vedete, scavalco, vado al centro, 2, scavalco, vedete come pareggio poi il bordo, e una volta fatto questo realizzo un ulteriore giro di maglia bassa a rifinire. Ed ecco qua il nostro capo indossato. Guardate che bella figura che fa indosso al manichino. Ovviamente voi potrete scegliere la lunghezza del capo che desiderate. Io ho scelto di fermarmi ad una lunghezza media, in modo da poter abbinare questo capo sia con dei maglioncini che con delle camicette. Mi piace tantissimo la texture del punto in verticale. Che cosa ne pensate voi? Fatemelo sapere nei commenti. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi aspetto al prossimo.